Agopuntura radionica è un'applicazione di trattamenti energetici che lavora con l'agopuntura, con la cromopuntura, con la riflessologia e con la PBA, che è la Psychobioacupuncture, che è una pratica ideata da un francese. E queste sono comunque le planche che sono messe a disposizione, incluse nel programma, e ci sono anche quelle per cani, gatti, e c'è anche l'EFT. Ed è ideale per esperti di radionica, comunque di radiestesisti, di chi lavora con i trattamenti energetici, ed è utile anche per chi non vuole fare poi, per chi non conosce l'agopuntura di per sé, quindi fondamentalmente è un tool utile per chi vuole sperimentare l'agopuntura con la radiestesia o con la radionica, quindi fondamentalmente cercandosi punti da trattare col pendolo. Fondamentalmente questo. Come si usa? Qui ho tutta una serie di planche già disponibili, agopuntura meridiani, qui ci sono tutti i meridiani, vasoconcezione, ci sono i nomi in inglese, ma comunque ci sono le sigle che sono comuni per tutti i tipi per tutte le lingue, e c'è anche una planche per i cani, ma se ne aggiungeranno altre, e ad ogni modo potete aggiungerne altre, dopo vi faccio vedere come. Quindi agopuntura con i meridiani, qui ci sono i punti ideali per trattare certe malattie, quindi ci sono già i punti necessari da trattare. E per la riflessologia mani, piedi, orecchio, e cani e gatti abbiamo le zampette con i punti di agopuntura da trattare, e in questi casi ci sono proprio delle malattie già, i punti da trattare per alcune malattie, e EFT sono i punti che si usano per uomini, donne, bambini, cane, gatto, cavallo, e potrebbero aggiungersene delle altre. Mentre Psychobioacupuncture è un trattamento che funziona fondamentalmente per le problematiche psicologiche, ma anche fondamentalmente le problematiche psicologiche che creano delle malattie anche. E come si usa? Si deve toccare un preciso punto di riflessologia, 5 precisi punti di riflessologia in sequenza per 3 volte, e proprio per questo ho creato la registrazione della messa dei punti, quindi fondamentalmente li ho creati per la Psychobioacupuncture. Allora, come si usa? Iniziamo proprio dalla Psychobioacupuncture, ad esempio contro la rabbia. Come si fa? Io mi scelgo gli aghi, di solito sono bianchi, però testate se volete, se avete bisogno dei punti di cromopuntura. E io adesso, per necessità di visualizzazione, sceglierò un colore evidente, così siamo a posto, però in genere bianco. Quindi registro. Adesso c'è stop rec, quando voglio fermare io metto i miei punti, li metto in sequenza, quindi dal primo, secondo, terzo, quarto e quinto, dopo faccio stop rec, metto una foto possibilmente della persona da trattare, che adesso arriva. Mettiamo una foto, vogliamo trattare lui, diciamo non c'è bisogno di mettere il tempo, e facciamo play.
mi dice quante volte bisogna ripetere la sequenza. Normalmente nella pratica sono 3 volte, però radiestesicamente, come si tratta comunque di un trattamento energetico, bisogna cercare quante volte ripeterlo. Facciamo adesso per convenzione 5 volte, comunque si cerca sempre col pendolo. Ok, a questo punto lui esegue la sequenza, ta, 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 per 5 volte. A questo punto testate se serve farlo un'altra volta e se serve quante volte farlo. E, quindi questo è per quanto riguarda la registrazione. Reset tutto, resetta completamente il canvas, lo schermo principale, il quadrato dei testimoni. Questo è lo schermo dove vanno tutte le planche, dove vanno tutti gli aghi, e qui invece va il testimone. Il testimone può essere anche artificiale, eh, per esempio nome, cognome, data, metto una data a caso, e nata a Cagliari, non è vero. Cosa succede? A un certo punto questo testimone va validato al doppio decagono. Io ho messo 5 minuti di default, e passati 5 minuti il testimone viene inserito automaticamente dentro questo quadrato. Adesso per convenzione non faccio passare tutti i 5 minuti, se no non finiamo più. E quindi questo è il mio testimone. Mi scelgo una plancia, voglio fare agopuntura e mi servono questo, mi serve questo. E a questo punto mi scelgo il mio ago, mettiamo che debba essere di questo colore, metto i miei punti, questo no, questo sì, scelgo tutti radiestesicamente, tutti, adesso li sto mettendo a caso, ma bisogna sceglierli e vedere un po' qual è la vitalità generale di ogni punto prima, e soprattutto se quando lo metti, se effettivamente la vitalità generale aumenta. E definiamo radiestesicamente quanti minuti deve stare in trattamento. Adesso mettiamo che sono 2 minuti, e io cosa faccio? Lo mando in broadcast, e questo per 2 minuti va. Ora facciamo il caso che sono passati 2 minuti, io voglio aggiungere un potenziatore, c'è qualche punto che ha bisogno di essere potenziato, ad esempio con il cono di rame, tipo questo. Io me lo posso anche rimpicciolire e metterlo proprio sopra il punto. E ecco, per cancellare gli aghi in più si clicca sull'ago e con il tasto del da tastiera si cancella. E, qui si aggiungono gli aghi, qui si spostano o si cancellano. Dopodiché voglio mettere questo potenziatore, ne voglio mettere anche un altro, tipo questo, lo voglio mettere qua, alla base del piede, e dopodiché di nuovo broadcast. Ok, questo è il trattamento. Faccio stop adesso. Se voglio salvare questo trattamento, faccio salva trattamento, lui mi chiede di dargli un nome, fondamentalmente gli metterò, poi vi organizzate come volete. Io di solito metto il nome della persona da trattare e la malattia o cosa devo trattare, quindi che ne so, non lo so, ipertensione per esempio. Sto mettendo dei punti a caso, quindi non ci fate caso su cosa sto scrivendo. E dopodiché io posso anche resettare, ho finito, e se voglio riprendere il mio trattamento clicco. Allora, quindi resetto, ecco che se riprendo il mio trattamento
me lo ritrovo di nuovo col testimone, potenziatore, Yagi dove li avevo inseriti e qui posso decidere quanto tempo, sempre cercandolo col pendolo e inviare in broadcast. Bene, quindi abbiamo detto, qui possiamo scegliere una plancia, una delle tante planche già preimpostate. Qui possiamo, intanto resetto tutto, così puliamo lo schermo. Qui possiamo caricare una plancia che abbiamo già noi, che vogliamo utilizzare noi. Voglio caricarmi ho le mie planche, ho tutto il mio set di agopuntura, riflessologia, eccetera. Mi carico la mia planche. Io ne ho una, ad esempio, per trattare l'osteosarcoma. Adesso non mi ricordo esattamente quali punti prendere, ci sono dei punti in particolare in tutti e tre questi meridiani e metto il mio testimone. Direi che metterò la pimpa e dopodiché metterò i miei aghi. Adesso qui gli aghi li sto mettendo a caso, ragazzi, perché non mi ricordo assolutamente i punti. Mettiamo caso che siano questi. Voilà. Quindi io mi sono caricato una plancia e come al solito ho messo il mio testimone e dopodiché metterò i minuti che troverò sempre radiestesicamente e posso aggiungere un potenziatore o caricarmene uno perché ne ho già uno che preferisco usare piuttosto di quelli che ci sono già a disposizione. Non lo so, tipo questo. Uno molto a caso, voilà. Posso mettermelo qua, ad esempio. Faccio sempre questo errore, clicco del da tastiera. Dopodiché le immagini si possono spostare, si possono girare cliccando sul blu, si possono allargare e rimpicciolire. Voilà. E anche qui mando in broadcast quando sono abbastanza contenta. Ora c'è da dire che c'è un bottone documenti con il manuale d'uso, con un tutorial, metterò penso questo tutorial qui, e il manuale gratuito dell'EFT, è un manuale messo a disposizione gratuitamente in italiano. Se volete andare, insomma, studiarvi un pochino la materia, siete interessati e volete capirci un po' di più. E eccolo là. In più ho messo l'Atlas di agopuntura dove ho preso quelle planche, sono documenti gratuiti questi. E 100 malattie, qui ci sono tutti i punti per 100 malattie le più comuni, tutti i punti a disposizione che potete utilizzare. E questa è una breve guida alla psicobioacupressor che ho scritto io. E esiste un libro, non ricordo se esiste in italiano il libro, sicuramente esiste in francese e probabilmente è stato anche tradotto in italiano, adesso non lo ricordo. Ad ogni modo, ecco, questo è più o meno quello che può fare. Potenzialmente potete fare quello che volete perché caricando tutte le immagini che volete e caricando tutti i potenziatori che volete, in realtà potete fare 1000 trattamenti di ogni tipo. E quindi buon lavoro, spero che vi piaccia.